Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le previsioni generali per la seconda parte del 2022. La lettura sarà divisa in due parti. Nella prima parte vedremo i movimenti energetici più importanti di tutto il periodo in blocco, mentre nella seconda parte vedremo quello che è il movimento energetico scandito mese per mese. Come dico sempre, sono previsioni per un gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami, Leone, tendenze energetiche generali per la seconda parte del 2022. Tre carte direi che sono troppe. Una sola per piacere, grazie. Ok. Wow, abbiamo la torre. Amici del Leone, sarà un periodo di cambiamenti, sarà un periodo di destrutturazione di un qualche forma pensiero, di un qualche tipo di credenza, di un qualche tipo di stabilità. Probabilmente ci sarà un taglio, magari di qualche tipo di amicizia, magari si passa da un lavoro ad un altro. Diciamo che la torre porta sempre quelli che sono dei cambi inaspettati, sono cambi sorpresa e beh, non sono sempre cambi semplici. Abbiamo il pensatore, carta numero 44. È un numero doppio. E la carta del pensatore, sento che qui, avendo anche questa torre, probabilmente c'è qualcuno che sta, come vi posso dire, ridimensionando appunto quelli che potrebbero essere gli obiettivi, quelli che potrebbero essere le aspettative, i propri desideri, perché comunque la torre parla di quello che è un crollo dell'ego, ok? Quindi per qualcuno potrebbe fare riferimento al trovarsi davanti a fatti o situazioni per cui diciamo le cose non vanno tanto come vi eravate aspettati. Ok, andiamo a vedere cosa vi dicono i tarocchi. Allora, partiamo con un 9 di bastoni al contrario, un asso di spade al contrario. Allora, per qualcuno questo 9 di bastoni al contrario fa riferimento all'essersi arreso, io sento. 9 di scusatemi, 8 di bastoni e imperatore al contrario. È come se qualcuno qui avesse deposto le armi. Quindi per certi versi è un abbassare le difese. È come se vi approcciaste a questo periodo abbandonando la paura, perché il 9 di bastoni parla di qualcuno che si difende perché ha già ricevuto un duro colpo e quindi per esperienza impara a difendersi. In questo caso è come se aveste, cioè fosse nella situazione di lasciar andare quelle che sono le paure, quelle che sono le vostre barriere. È un po' come quando qui vi dicevo che state destrutturando. E difatti l'asso di spade al contrario mi dice che tutto questo tipo di lavoro, di destrutturazione, di pensare se state facendo bene, se questo è quello che voglio io, se non lo so perché mi fanno vedere una donna in cucina
in una cucina grigia laccata, eh, magari per qualcuno risuona, e c'è questa donna che si chiede se è quello che realmente vuole stare in questa cucina, ok? Mm, L'asso di spade fa riferimento a una sorta di confusione mentale. C'è qualcuno che deve pensare, deve proprio cercare di capire quali sono le priorità, ma sento che facendo questo lavoro di destrutturazione di cui parlavamo prima, siete sulla buona strada, anche perché comunque abbiamo un 8 di bastoni e parla di comunicazione, di notizie, parla di quello che è la propria espressione personale, fa riferimento comunque al quinto chakra. Quindi quello che sento è che oltre a pensare comunicherete anche quello che è il vostro pensiero. Imparerete a dire magari no, a dire stop. Seguiamo la seconda linea con la carta dell'imperatore al contrario. È volato un 7 di bastoni, adesso lo recupero. 7 di bastoni, 5 di pentacoli, gli amanti e l'imperatrice. In questa fine del 2022, diciamo che tutto questo momento torre, questo periodo torre, questa fase di destrutturazione di quelle che potrebbero essere le vostre certezze, i vostri obiettivi, la cucina. Con questo imperatore al contrario, sento che quello che vi mancherà sarà la stabilità, o meglio, sarà un po' il life motive, il motivo principale di questo secondo periodo del 2022, trovare la vostra stabilità, la vostra concretezza. Per qualcuno mi parlano di casa, ok? Nel senso che si tratta proprio di trovare una propria stabilità abitativa. Abbiamo anche un set di bastoni. Scusate. Il punto qui è che dovete fare con la vostra testa, non dovete farvi condizionare da nessuno. Voi siete già in questa fase di pensatore, siete già in una fase di analisi, di valutazione e il segreto qui è andare avanti per la vostra strada senza farvi influenzare troppo, dalle opinioni degli altri, dai giudizi, dai consigli. I consigli va bene ascoltarli, ma poi siete voi che dovete valutare se va bene per voi oppure no, anche perché le persone ci danno i consigli in base alla loro esperienza. Con questo 5 di denari, ehm, io sento che il perdere qualche cosa, lo staccarsi, il lasciare indietro, il tagliare qualche cosa per voi sarà un vantaggio. Difatti abbiamo qui questo 5 di pentacoli che parla proprio scusate, di quello che è una perdita. Visto che abbiamo sia la torre che il 4 che l'imperatore al contrario, che è una carta numero 4, è forte per qualcuno, il discorso di una casa, perché qui comunque abbiamo un 5 di denari indica normalmente una perdita di tipo concreto. Qui potrebbe essere che qualcuno è stato sbattuto fuori o verrà sbattuto fuori, insomma, da una casa, o potrebbe anche fare riferimento, se per voi non fosse così, diciamo, una cosa tangibile, potrebbe far riferimento a un qualche tipo di dipendenza, codipendenza, ok? Un qualche tipo di, come vi posso dire, di sofferenza che in realtà vi sarà di forte aiuto, vi strutturerà. Se la torre e questa fase del pensatore arrivano per destrutturare, poi dopo, prima di, diciamo così, costruire, bisogna sempre distruggere. E voi sarete in questa fase di distruzione, buttare giù le credenze limitanti che a voi non servono più, buttare giù quello che è una zona di comfort, mi verrebbe anche da dire, ok? L'importante è che, scusatemi, l'importante è che non vi facciate condizionare troppo dagli altri. Pensate a quello che è
il vostro mondo interiore, il vostro modo di lasciare andare le cose, okay? Vivetevi quello che è il lutto della perdita di una casa, di un'amicizia, di un cambio di lavoro, quello che per voi in questo momento, ehm potrebbe rappresentare un lutto, perché in quanto perdita, questa perdita vi strutturerà, vi darà la possibilità, scusatemi, di girare questo imperatore al contrario. Vi faccio presente che avete imperatore e imperatrice, quindi sono 2 carte comunque molto potenti, molto forti, e difatti finiamo la stesa con 2 arcani maggiori e sinceramente non poteva finire meglio. Abbiamo la carta degli amanti e la carta dell'imperatrice. Quindi la carta degli amanti è che qui ci sarà quello che è un lavoro sull'amor proprio. Quindi io sento che molte persone alla fine di questo 2022 ehm, saranno più forti, saranno più ehm, consapevoli di quello che è il loro amore per se stessi, di quello che è il loro potere personale. La carta degli amanti parla anche di fare una scelta, che è proprio la scelta del cuore, ma questa scelta vi porterà all'imperatrice. L'imperatrice è una carta che esprime abbondanza, è una carta che esprime crescita, è una carta che esprime, per qualcuno potrebbe anche fare riferimento a quello che è una gravidanza, quindi potrebbe essere che dopo tutto questo processo arrivi anche quello che è una bella relazione d'amore e anche, un bambino, no, se è quello che voi volete. Magari questa torre rappresenta per voi solo un periodo all'interno di una relazione, che sia relazione di lavoro, relazione romantica, va bene, allo stesso modo. Applicate voi poi la lettura alla vostra realtà. L'imperatrice potrebbe anche appunto rappresentare un nuovo progetto, un nuovo inizio, un qualche cosa che si sta gestando. La carta degli amanti parla di armonia, parla di equilibrio, è una carta numero 6, ok? È una carta bellissima, devo dire. Bene, amici del leone, andiamo a vedere come andrà mese per mese. Io intanto, ricordo o comunico, per chi non lo sapesse, che ho attivato un numero di telefono per le consulenze telefoniche, quindi se foste interessati, ad avere una consulenza con me, potete contattarmi nella mail che trovate in descrizione. Bene, andiamo a vedere come andrà la seconda parte del 2022 per il segno del leone mese per mese. Ok, cominciamo con un 2 di bastoni. Poi abbiamo un bellissimo re di coppe, devo dire. Vediamo, quindi luglio, agosto. Abbiamo settembre con la carta del 6 di bastoni. Quindi, wow. Poi abbiamo un asso di bastoni per ottobre, il sole per novembre e il 2 di spade per dicembre. La carta del 2 di bastoni parla di guardare al futuro. A luglio ci sarà questa fase, probabilmente ricollegabile alla carta del pensatore, perché ci sarà questa fase di valutazione, questa fase di analisi, se vogliamo, di quello che potrebbero essere magari le possibilità future. C'è uno sguardo di insieme a tutto quello che è questo lavoro di destrutturazione che state facendo con la torre. Ad agosto questo re di coppe potrebbe rappresentare un vostro salto a livello spirituale, quindi il fatto di fare tutto questo lavoro di destrutturazione, di non farvi influenzare, di mettere ordine nei vostri pensieri, di mettere a nudo voi stessi, di togliere quelle che erano le barriere nei confronti di voi stessi fondamentalmente, può far sì che iniziate veramente a conoscervi nel profondo. Farà sì che entriate in contatto, che entrerete insomma in contatto con quello che è il vostro lato emotivo più profondo. Per qualcun altro invece questo re di coppe potrebbe rappresentare una persona che entra nella vostra vita, magari un partner se ce l'avete già, un capo, un superiore o comunque potrebbe anche rappresentare un terapeuta al quale
farete affidamento, una persona che comunque è lì per aiutarvi. Può anche essere, mi parlano di padre, amico di famiglia, magari per qualcuno risuona. E sento un forte profumo di biscotti al cioccolato o dolcetti al cioccolato comunque. Abbiamo un 6 di bastoni per settembre e il 6 di bastoni è la carta assolutamente del successo, è la carta della vittoria, è la carta di un qualche tipo di riconoscimento. E ragazzi miei, verso ottobre abbiamo un asso di bastoni, un nuovo inizio, un'azione di tipo passionale, un qualche tipo di movimento concreto verso quello che è il sole di novembre. Quindi a novembre avete questa espressione personale in piena espansione, io direi. Se foste di quel gruppo che stanno cercando bambini, novembre potrebbe essere un momento molto fecondo. E terminiamo dicembre con un 2 di spade e qui sento che probabilmente qualcuno si farà venire dei dubbi su quello che è il successo che si sta ottenendo. È come se ci fosse, guardate, avete il 2 di spade qui e la carta degli amanti qui. Qualcosa mi dice che dovrete fare un qualche tipo di scelta, un qualche tipo di ehm, autovalutazione, autoanalisi. Il 2 di spade parla di quello che è il mondo interiore, i dubbi che ci sono nel mondo interiore. Andiamo a vedere carta per carta. Spiegatemi il 2 di bastoni. Allora, abbiamo di nuovo un 5 di pentacoli che è uscito già qui, un asso di bastoni che è uscito qui e un 10 di bastoni. Allora, il fatto di guardare al futuro con questo 2 di bastoni, sento che per certi versi vi obbligherebbe a lasciarvi indietro determinate cose del passato. Per qualcuno si tratta di qualche rapporto magari con qualcuno o qualcosa che è un rapporto di dipendenza, e bisogna fare questo inizio concreto di cui parla l'asso di bastoni, lasciandosi indietro quelle che sono le aspettative degli altri, quelli che sono i pesi che ci si porta dietro. Sento che in qualche modo questo 5 di pentacoli è collegato al 10 di bastoni. Questo tipo di perdita, di sofferenza, di vuoto che si cerca di colmare con la codipendenza, è ora di lasciarlo indietro, è ora di guardate, molte volte si sentono, si captano, si percepiscono questi vuoti perché altre persone ci dicono che manca qualcosa. Quindi noi cresciamo con l'idea che manchi qualcosa. In realtà dobbiamo iniziare a chiederci se realmente a noi manca qualcosa o se quella mancanza era una proiezione della persona esterna a noi. Molte volte il 10 di bastoni fa riferimento a quelle che sono le credenze limitanti acquisite, che costringono, no, che o magari anche le aspettative degli altri, quello che si crede gli altri vedano, vogliano o si aspettino da noi. Qui si tratta di fare un'azione concreta verso la destrutturazione mentale di cui parlavamo qui. Lasciate perdere tutto quello che si aspettano gli altri, tutto quello che vogliono gli altri, tutti i pesi che vi portate dietro che non vi servono. Andiamo a vedere ad agosto questo re di coppe, abbiamo la morte al contrario, quindi probabilmente qui c'è qualche cosa che si fa fatica a lasciare indietro. Ok, è un 10 di coppe, potrebbe essere riferito a un ambiente familiare, a un ambiente lavorativo, c'è qualcuno qui che fa fatica a staccarsi da questo gruppo di amici, magari mi parlano di fratelli, mi parlano di cugini. Probabilmente è una figura genitoriale questo re di coppe, o almeno per molti di voi potrebbe risuonare così, perché il 10 di coppe è la carta del compimento, è un 10, ok? Però avendo la morte al contrario ancora non si effettua quel taglio di cui invece ci parla la torre. Quindi qui probabilmente siamo ancora in una fase dove stiamo prendendo
consapevolezza delle proprie emozioni, si sta prendendo consapevolezza di quello che realmente si sente, di quello che si prova, però ecco c'è un attimino bisogno di girare questa morte al contrario, di iniziare a capire che cosa bisogna tagliare. Perché 10 di coppe qui e 10 di bastoni qui, quindi fa riferimento a qualcosa inerente alla famiglia, secondo me. Allora, andiamo a vedere questo 6 di bastoni per settembre. Abbiamo un 6 di coppe e un asso di coppe al contrario. Quindi abbiamo un 6 e un 6. Settembre sicuro è un periodo di armonia, di stabilità, mi verrebbe da dire, di equilibrio. Il 6 di bastoni, come vi dicevo prima, parla di un qualche tipo di vittoria, un qualche tipo di successo. Potrebbe essere una vittoria, un successo inerente a un qualche tipo di progetto passato, inerente a un qualche tipo di relazione passata. Abbiamo comunque un asso di coppa al contrario, che normalmente può parlare di un inizio di un nuovo progetto, ma qui è come se ci fosse, per molti sento una relazione di tipo platonico, quindi questo re di coppe potrebbe fortemente essere una persona che entra nella vostra vita o rientra nella vostra vita. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, per piacere, grazie. Due carte, per piacere, grazie. 2 di bastoni, un'altra volta si ripete. Due di bastoni, fante di spade al contrario e 8 di pentacoli. Qui verso ottobre si tratta di iniziare a guardare al futuro con occhi diversi, mi verrebbe da dire. Per molte persone questo 8 di pentacoli rappresenta l'inizio di un nuovo lavoro, l'inizio di un nuovo progetto lavorativo, perché comunque abbiamo anche un 2 di bastoni. Si tratta di cominciare qualche cosa che vi appassiona, si tratta di fare un'azione verso quello che è il vostro obiettivo, verso quello che voi volete realizzare, okay? Andiamo a vedere questo sole perché poi c'è l'espressione personale, c'è questa espansione, c'è quello che vediamo anche qui, quindi la chiarezza mentale. Si comincia a prendere coscienza e consapevolezza di questo lavoro di destrutturazione di cui parlavamo con la torre. E difatti abbiamo un 8 di spade, un 9 di spade, la carta del carro, il papa al contrario e la regina di bastoni. Quindi io qui sento, come vi dicevo prima, che la possibilità che arriva a novembre di lasciarsi indietro quelli che sono i pensieri tossici, quelli che sono le preoccupazioni, quelli che sono state le ansie, probabilmente per questo 5 di pentacoli che vediamo qui a luglio alla fine scusate, all'inizio del periodo. Si inizierà a capire da che parte andare, da che parte si vuole, in che parte, diciamo così, si vuole, portare la propria vita. La regina di bastoni mi fa pensare che potrebbe esserci un qualche tipo di aiuto da parte di, magari una persona influente. Mi parlano di burocrazia, non so perché, però magari per qualcuno risuona. E abbiamo il papa al contrario, qui si tratta di ancora non ufficializzare qualche cosa. Va bene avere la chiarezza mentale, va bene fare questo nuovo inizio, questo nuovo percorso lavorativo magari per qualcuno o dedicarsi a questo nuovo progetto, però ecco, forse è ancora meglio non dire niente, forse è ancora meglio tenere le cose per sé, insomma. Voglio andare a vedere questo 2 di spade, per piacere, grazie. Ok, abbiamo un 3 di bastoni ed ecco la giustizia, ecco perché mi hanno detto la casa prima. Il 3 di bastoni parla di per qualcuno un viaggio, uno spostamento, o l'inizio di quello che è un progetto, come se ci fosse un progetto appena iniziato. Per qualcuno mi parlano di una cascina
con i campi. Probabilmente qualcuno sta pensando di tornare in campagna, o questo nuovo lavoro di cui si parla qui potrebbe essere in campagna, in mezzo alla natura, insomma. Guardate, avete la giustizia, alla fine del periodo, quindi sento che una giustizia divina vi porterà chiarezza mentale, vi aiuterà a vedere chiaro in quello che è questo dubbio, ok? Questo due di spade. La giustizia parla di equilibrio e parla di quello che bisogna tagliare a dicembre, che invece ancora qui ad agosto, con questa morte al contrario, non si vuole tanto vedere, non si vuole tagliare. Quindi c'è un qualche cosa, potrebbe essere delle credenze limitanti, le aspettative del 10 di bastoni, potrebbe essere qualche tipo di codipendenza o di relazione affettiva che avete bisogno di tagliare, o anche semplicemente qualche tipo di idea, ok? Qualche tipo di situazione. Tanto, tanto, tanto è nella vostra mente, quindi qui avete un asso di bastoni perché vi permette di portare un po' più giù l'energia, di iniziare questo passo concreto, ok? Sento che comunque questa chiarezza mentale la rivediamo qui in queste due carte e arriverà verso novembre. Ok, vi posso consigliare un quarzo rosso o un quarzo nero? Perché avendo tutta questa attività mentale, sarebbe magari utile, aiutare appunto il corpo a radicarsi un pochettino, a portare giù l'energia, no? E il nero, il rosso sono i colori del primo chakra, quindi potrebbero aiutarvi così a radicare un po'. Bene, un'ultima carta, un messaggio da parte delle fatine. Io intanto vi ricordo che se volete appoggiare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi, condividere o commentare. Con la giustizia qui, scusate, perché in questa lettura mi parlavano di casa, ok? E qui anche me lo hanno detto. Quindi potrebbe proprio fare riferimento alla firma di un qualche tipo di contratto. Sento che è un contratto futuro, perché appunto abbiamo questo 3 di bastoni che è un progetto che prende forma. Quindi per qualcuno si potrebbe trattare della firma di un contratto per l'acquisto o l'affitto di una casa, o per qualcuno si potrebbe trattare, di un qualche tipo di legame dovuto ad una casa che si taglia. Quindi magari, c'erano qui c'era il carro che mi parla di distanza, che mi parla anche di spostamenti e il 3 di, bastoni. Quindi per qualcuno potrebbe essere anche un trasloco, appunto. Okay, allora le fatine vi dicono: speranza. Le aspettative ottimistiche, possono aiutare a cambiare una situazione negativa in una situazione positiva. Quindi è un po' come se vi dicessero: mantenete la fede, mantenete la speranza. E poi chiedete per un aiuto. Qui si tratta di quello che è un aiuto, sì agli amici, ma fondamentalmente, si parla di quello che è il il chiedere un aiuto dall'alto, okay? Quindi sappiate che c'è sempre, almeno uno spirito guida insieme a noi, mh? Potete chiedere aiuto a lui o a chi insomma, a chi credete voi, ecco, al vostro sé superiore, a chi credete voi. È tutto valido insomma. Bene, cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.